O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, in questo anno giubilare, che provvidenzialmente coincide con il 150° anniversario dell'arrivo del quadro a Pompei il 13 novembre del 1875, vogliamo fissare lo sguardo su Cristo, unica nostra speranza, e su Maria, che con il suo fiat fu la prima collaboratrice della speranza di Dio incarnata, diventandone madre e discepola. A lei, Vergine orante, chiediamo di ottenerci la grazia di contemplare e irradiare con la preghiera del Rosario il mistero di Cristo Gesù. Come lei vogliamo accogliere e meditare la parola di Dio, affinché, contemplando i misteri del Rosario, impariamo a stupirci dinanzi alle meraviglie che opera il Signore. Guardando a lei, così attenta e premurosa a Cana di Galilea, vogliamo apprendere quell'amore che non resta insensibile alle necessità dell'umanità e che spinse il beato Bartolo Longo a vivere il Vangelo della carità con gli ultimi e i poveri del suo tempo. Alla Vergine del Santo Rosario di Pompei ci rivolgiamo ora pregando i misteri della luce. Primo mistero. Gesù è battezzato nel Giordano. Dal Vangelo secondo Marco. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: Tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu battezzato nel Giordano. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli secoli. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di contemplare Gesù battezzato nelle acque del Giordano, ascoltiamo la voce del Padre che lo proclama figlio prediletto e prendiamo viva coscienza del nostro battesimo che ci ha resi figli di Dio unendoci a Gesù nello Spirito Santo. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, Prega per noi. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Secondo mistero, Gesù cambia l'acqua in vino alle nozze di Cana. Dal Vangelo secondo Giovanni. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Mostraci il tuo volto, Signore, in te speriamo. Donaci il tuo sguardo, Maria, con te crediamo, con te amiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non lasciare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria,
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di ascoltare sempre la voce di Gesù, perché Egli trasformi la nostra vita nella sua, come alle nozze di Cana cambiò l'acqua in vino mostrando la sua gloria. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, Prega per noi. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio e perdona i peccati. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Mostraci il tuo volto, Signore, in te speriamo. Donaci il tuo sguardo, Maria, con te preghiamo, con te amiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di accogliere con prontezza l'annuncio del Vangelo, perché la nostra vita si converta pienamente a Gesù in un vero cammino di santità. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, Prega per noi. Quarto mistero.
Gesù è trasfigurato sul monte Tabor. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Venne una nube e li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che fu trasfigurato sul Tabor. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di vivere con lo sguardo sempre rivolto a Cristo, per gustare già su questa terra la bellezza del suo volto, in attesa di poterlo contemplare per sempre nella gloria. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi. Quinto mistero. Gesù dona il suo corpo e il suo sangue nell'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Luca. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. E dopo aver cenato fece lo stesso con il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi. Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Che ci hai donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ci ha donato il suo corpo e il suo sangue. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di apprezzare sempre più il dono dell'Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana, nutrendoci del corpo e del sangue di Cristo per divenire con Lui una cosa sola. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, Prega per noi. Preghiamo secondo le intenzioni di Papa Leone. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve, adegramus, exules vilie, a te suspiramus, gelentes et flentes, in lacrima rubare. Eia album nostra, in nos tuos misericordias oculos, ad nos converte. Benedictum fructum ventris tui, nobis nostrum exilius Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, Prega per noi. Santa Madre di Dio, Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, Prega per noi.
Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, Prega per noi. Madre della Misericordia, Prega per noi. Madre della Divina Grazia, Prega per noi. Madre della Speranza, Prega per noi. Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Prega per noi. Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna, concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Andavo in cerca di risposte.
Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi di giovedì della 16ª settimana del tempo ordinario, quarta del Salterio. Consacriamo a Dio le primizie di questo giorno ed affidiamoci al suo servo San Francesco. Signore, apri le mie labbra, la mia bocca proclami la tua lode. Venite al Signore con canti di gioia. Venite al Signore con canti di gioia. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza. Ti lodi noi, popoli Dio, ti lodi noi, popoli tutti. Venite al Signore con canti di gioia. Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia. Governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli Dio, ti lodino i popoli tutti. Venite al Signore con canti di gioia. La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio, e lo temano tutti i confini della terra. Venite al Signore con canti di gioia. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite al Signore con canti di gioia. Inno delle lodi. Al sorger della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili. Dona un linguaggio mite che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira. Donaci occhi limpidi che vincano le torbide suggestioni del male. Donaci un cuore puro, fedele nel servizio,
ardente nella lode. A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. La tua destra, Signore, e la luce del tuo volto hanno salvato i nostri padri. Io, con i nostri orecchi, abbiamo udito, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai compiuto ai loro giorni, nei tempi antichi. Tu per piantarli con la tua mano hai sradicato le genti, per far loro posto hai distrutto i popoli. Poiché non con la spada conquistarono la terra, né fu il loro braccio a salvarli. Ma il tuo braccio e la tua destra e la luce del tuo volto, perché tu li amavi. Sei tu il mio Re, Dio mio, che decidi vittorie per Giacobbe. Per te abbiamo respinto i nostri avversari. Nel tuo nome abbiamo annientato i nostri aggressori. E nel mio arco non ho confidato, e non la mia spada mi ha salvato, ma tu ci hai salvati dai nostri avversari, hai confuso i nostri nemici. In Dio ci gloriamo ogni giorno, celebrando senza fine il tuo nome. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La tua destra, Signore, e la luce del tuo volto hanno salvato i nostri padri. Il Signore non vi nasconde il suo volto se voi tornate a Lui. Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna, e più non esci con le nostre schiere. Ci hai fatti fuggire di fronte agli avversari, e i nostri nemici ci hanno spogliati. Ci hai consegnato come pecore da macello, ci hai dispersi in mezzo alle nazioni. Hai venduto il tuo popolo per niente, sul loro prezzo non hai guadagnato. Ci hai resi l'udibrio dei nostri vicini, scherno e obbrobrio a chi ci sta intorno. Ci hai resi la favola dei popoli, su di noi le nazioni scuotono il capo. L'infamia mi sta sempre davanti e la vergogna copre il mio volto per la voce di chi insulta e bestemmia davanti al nemico che brama vendetta. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore non vi nasconde il suo volto se voi tornate a Lui. Destati, Signore, non respingerci per sempre. Tutto questo ci è accaduto e non ti avevamo dimenticato. Non avevamo tradito la tua alleanza. Non si era volto indietro il nostro cuore. I nostri passi non avevano lasciato il tuo sentiero. Ma tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli e ci hai avvolti di ombre tenebrose.
che avessimo dimenticato il nome del nostro Dio e teso le mani verso un Dio straniero, forse che Dio non lo avrebbe scoperto, Lui che conosce i segreti del cuore. Per te ogni giorno siamo messi a morte, stimati come pecore da macello. Svegliati perché dormi, Signore. Destati, non ci respingere per sempre, perché nascondi il tuo volto, dimentichi la nostra miseria e oppressione. Poiché siamo prostrati nella polvere, il nostro corpo è steso a terra. Sorgi, vieni in nostro aiuto, salvaci per la tua misericordia. Padre e al Figlio, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Destati, Signore, non respingerci per sempre. irradia su di me la luce del tuo volto. Insegnami sapienza, o Signore. Dalla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Noi fratelli non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, Signore. Quanto a noi siamo i vostri servitori per amore di Gesù. E Dio, che disse rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo. Però noi abbiamo questo tesoro in vasi di Creta, perché appaia che la potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi. Portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi, veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia manifesta nella nostra carne mortale, di modo che in noi opera la morte, ma in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto «Ho creduto, perciò ho parlato», anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto, infatti, è per voi, perché la grazia, ancor più abbondante ad opera di un maggior numero, moltiplichi l'inno di lode alla gloria di Dio. Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti, il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili sono eterne.
Dio che disse: rifulga la luce delle tenebre. A risplendere nei nostri cuori la gloria che illumina il volto di Cristo. Il Signore nostro Dio ci ha mostrato la sua gloria e la sua grandezza, e noi abbiamo udito la sua voce. A risplendere nei nostri cuori la gloria che illumina il volto di Cristo. Dal commento sui Salmi di Sant'Ambrogio Vescovo. Perché nascondi il tuo volto? Noi crediamo che Dio distolga da noi il suo volto quando ci troviamo in qualche tribolazione. Allora sul nostro spirito si stende un velo tenebroso che ci impedisce di scorgere il fulgore della verità. Ma se Dio fa attenzione alla nostra intelligenza e si degna di visitare la nostra mente, siamo sicuri che nulla ci può gettare nell'oscurità. Già il volto dell'uomo è come una luce per chi lo guarda. Da esso veniamo a conoscere uno sconosciuto o riconosciamo una persona nota. Chi mostra il volto viene per ciò stesso identificato. Se allora il volto dell'uomo è come una luce, quanto più non lo sarà il volto di Dio per chi lo guarda? È Dio che disse: rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo. Abbiamo sentito dunque dove Cristo brilla in noi. Egli infatti è lo splendore eterno delle anime, mandato dal Padre sulla terra per illuminarci con la luce del suo volto, perché potessimo osservare le cose eterne e celesti, noi che prima eravamo immersi nelle tenebre della terra. Ma perché parlare di Cristo quando anche l'Apostolo Pietro disse a quello storpio dalla nascita: guarda verso di noi? Egli guardò verso Pietro e fu illuminato dalla grazia della fede. Infatti non avrebbe ricevuto il rimedio della sanità se non avesse creduto con fede. Nonostante tutta questa luce di gloria presente negli Apostoli, Zaccheo preferì giustamente quella di Cristo. Sentendo che passava il Signore, salì su un albero perché, essendo di bassa statura e piccolo, non poteva vederlo in mezzo alla folla. Vide Cristo e trovò la luce, lo vide e mentre prima rubava le cose altrui, dopo distribuì le sue. Perché nascondi il tuo volto? O meglio, anche se distogli lo sguardo da noi, rimane ugualmente in noi l'impronta luminosa del tuo volto. La teniamo nei nostri cuori e risplende nell'intimo dello spirito. Nessuno infatti può sussistere se tu distogli completamente da noi il tuo volto. Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Richiamate alla memoria quei primi giorni, quando ormai illuminati avete dovuto sopportare una grande e penosa lotta. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Fin dal mattino, Dio, fa sentire il tuo amore per noi.
Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele. Per la tua giustizia rispondimi. Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita. Mi ha relegato nelle tenebre come i morti da gran tempo. In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore. Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi. A te protendo le mie mani. Sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito. Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido. Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido. Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo Spirito buono mi guidi in terra piana. Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fin dal mattino Dio fa sentire il tuo amore per noi. Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti l'amate, sfavillate di gioia con essa, voi tutti che avete partecipato al suo lutto. Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni. Succhierete con delizia all'abbondanza del suo seno. Poiché così dice il Signore, ecco io farò scorrere verso di essa la prosperità come un fiume, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli. I suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi darò consolazione. In Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza. È bello cantare al nostro Dio, dolce lodarlo. Lodate il Signore, è bello cantare al nostro Dio, dolce lodarlo come a Lui conviene. Il Signore ricostruisce Gerusalemme,
dispersi di Israele. Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. Grande il Signore onnipotente, la sua sapienza non ha confini. Il Signore sostiene gli umili, abbassa fino a terra gli empi. Cantate al Signore un canto di grazie, intonate sulla cetra inni al nostro Dio. Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, a germogliare l'erba sui monti. Provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a Lui. Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l'agile corsa dell'uomo. Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. È bello cantare al nostro Dio, dolce lodarlo. Io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa infatti è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre lei stessa la speranza di essere liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloria dei figli di Dio. Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore. Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore. Tu sei il mio aiuto. Mi ricordo di te, Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Al sorgere del giorno mi ricordo di te, Signore. Dà al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici. Servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, e rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dà al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati. Uniti nella lode divina, ringraziamo Dio nostro Padre, che ha salvato il suo popolo, e diciamo con fede: sei la nostra vita, Signore. Benedetto sii tu, o Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci hai generato a una speranza viva mediante la risurrezione del tuo Figlio. Nel Cristo hai rinnovato l'uomo, creato a tua immagine. Rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Guarisci l'umanità ferita dall'invidia e dall'odio. Trasformaci con la carità che è il dono dello Spirito. Dai il lavoro agli operai, il pane agli affamati, agli afflitti la gioia. A tutti gli uomini la grazia e la salvezza. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Donaci, o Dio, una profonda conoscenza del tuo mistero di salvezza, perché senza timore, liberati dall'oppressione dei nostri nemici, ti serviamo in santità e giustizia tutti i nostri giorni. Per nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Prendiamo grazie a Dio. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che, docile all'azione dello Spirito, io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricordiamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
Iniziamo con il canto a pagina 163. Cantiamo le ultime 2 strofe. Noi crediamo in te, nostro Padre e Creatore. Noi speriamo solo in te, Gesù Cristo Salvatore. Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Infinita carità, Santo Spirito d'amore, luce, pace, verità, regna sempre nel mio cuore. Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati e chiediamo perdono. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Preghiamo. Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. Al terzo mese dall'uscita degli Israeliti dalla terra d'Egitto, nello stesso giorno, essi arrivarono al deserto del Sinai. Levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Il Signore disse a Mosè: Ecco, io sto per venire verso di te in una densa nube, perché il popolo senta quando io parlerò con te e credano per sempre anche a te. Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè: Va dal popolo e santificalo oggi e domani. Lavino le loro vesti e si tengano pronti per il terzo giorno, perché nel terzo giorno il Signore scenderà sul monte Sinai alla vista di tutto il popolo. Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno. Tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da terrore. Allora Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle falde del monte. Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco e ne saliva il fumo come il fumo di una fornace. Tutto il monte tremava molto. Il suono del corno diventava sempre più intenso. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte. Parola di Dio. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, benedetto il tuo nome glorioso e santo. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso, benedetto sei tu sul trono del tuo regno. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. A te la lode e la gloria nei secoli. Lode Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità, io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Parola del Signore. Le teofanie nei momenti decisivi dell'esperienza dell'Esodo mettevano in ginocchio il popolo. Infatti nella lettura di oggi, vedendo la densa nuvola e i fulmini e udendo il forte tuono, mentre Dio fece conoscere la sua presenza, tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. Eppure la storia di Israele sembra ripetersi nel corso dell'Antico Testamento. Il popolo nota per un certo tempo la presenza di Dio, il suo straordinario potere e divinità, ma alla fine lo dimentica e perde la strada. Gesù dice alla gente del suo tempo: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Viviamo infatti noi in un tempo più privilegiato di quello di Mosè. Dio si è rivelato a noi in modo completo e assoluto nella persona di suo Figlio. Non forse con forti tuoni e sorprendenti segni nel cielo, ma con la crucifissione, morte e risurrezione di Gesù. Non dobbiamo più cercare il senso della vita, il perché della vita, né preoccuparci del dilemma esistenziale che ha afflitto l'umanità fin dalle origini, persino dopo gli eventi dell'Esodo, l'annientamento completo nella morte. Gesù è la nostra via, la nostra verità e la nostra vita. È il nostro Signore non solo dalla morte, il nostro Salvatore non solo dalla morte, ma anche dal fallimento che abbiamo commesso nella vita. Lui è il tesoro nascosto nel campo, la perla di grande valore, il dono più grande, infatti, del Padre al mondo. Non abbiamo bisogno di cercare oltre. San Francesco lo sapeva bene e rinunziò a tutto ciò che aveva e faceva per mettere Gesù al primo posto nella sua vita. Infatti Gesù divenne la sua vita, il suo tutto, come indica il motto del movimento francescano:
Deus meus et omnia, mio Dio e mio tutto. Il Signore si è rivelato a me in tanti modi nella sua onniscienza, nella sua pazienza e grande misericordia, anche nella sua divinità. Mi chiedo, Gesù ha già il primo posto nella mia vita? Se non adesso, quando? Il Signore ha stabilito la sua alleanza, ci dona il suo regno. Ogni giorno ci offre la possibilità di fare dell'incontro con Lui il centro della nostra vita. Guidati dal suo Spirito, preghiamo insieme. Apri il nostro cuore, Signore. Apri il nostro cuore, Signore. Dio dei nostri padri, aiuta i pastori della Chiesa a proclamare e a spiegare con fede e con competenza la Tua parola, perché il cuore degli uomini si apra ad accogliere la verità che libera. Preghiamo. Apri il nostro cuore, Signore. Dio dell'alleanza, concedi al popolo ebraico di accogliere la Tua voce e di lasciarsi guidare alla pienezza dell'incontro con il Tuo mistero. Preghiamo. Apri il nostro cuore, Signore. Dio della speranza, concedi ai bambini che in questi giorni ricevono il battesimo di percorrere fino in fondo il cammino di fede, perché il gemme della Tua vita divina produca in loro frutti abbondanti. Preghiamo. Apri i nostri cuori, Signore. Dio di misericordia, perdona coloro che, pur avendo ricevuto la Tua buona notizia, non l'hanno accolta, perché conoscano che il Tuo cuore è più largo del loro rifiuto. Preghiamo. Apri il nostro cuore, Signore. Dio della nostra vita, donaci fede per vivere questo giorno alla Tua presenza, perché anche nelle vicende più umili possiamo riconoscere il Tuo volto e vedere così appagati i desideri più profondi della nostra vita. Preghiamo. Apri il nostro cuore, Signore. Ci hai chiamati alla Tua presenza, Signore, e ci hai fatto dono del Tuo Figlio Gesù. Concedeci di lodarti, ringraziarti, cantare a Te con l'animo dei salvati e di comunicare ai fratelli e sorelle la gioia del Tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Canto a pagina 106, prima e quarta strofa. Volte le spighe per un solo pane, tante le uve per un solo vino, tutte
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà di acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stesse le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo, il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità di pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Accanto a pagina 130. Pane vivo spezzato per noi, a te gloria Gesù. Pane nuovo vivente per noi, tu ci salvi da morte. Ti sei donato a tutti, corpo crocifisso, hai dato la tua vita, pace per il mondo. Pane vivo spezzato per noi, a te gloria Gesù. Pane nuovo vivente per noi, tu ci salvi da morte. Hai condiviso il pane che rinnova l'uomo, a quelli che hanno fame tu prometti il regno. Pane vivo spezzato per noi, a te gloria Gesù. Pane nuovo vivente per noi, tu ci salvi da morte. Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, o Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donali di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Accanto a pagina 20. Andrò a vederla lì, in cielo, patria mia. Andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor. Al cielo,
Oggi si festeggia San Charbel Makhlouf, monaco maronita libanese. C'è un luogo in Libano, Annaia, in cui il Medio Oriente, lacerato dalla diversità di fede, ha trovato il suo ecumenismo. 200 metri più in alto del monastero dei cristiani maroniti c'è un eremo oggetto di pellegrinaggi da parte dei cristiani, musulmani e persino da parte degli ebrei. Si incontrano, si mescolano pazientemente, fanno la fila. Dall'anno 1898, 24 dicembre, vi riposa il corpo mortale di padre Charbel, pervaso da un'aura di soprannaturalità e caratterizzato da aspetti straordinari. È intatto, caldo, come fosse addormentato, e traspira un liquido sanguigno e profumato in quantità tale che nell'anno 1950 ha cominciato a trasbordare dal sepolcro stesso. Dopo alcuni fatti straordinari, responsabili furono costretti ad aprire la sua tomba e rimasero stupiti nel constatare che il cadavere di Charbel era incorrotto e aveva la temperatura corporea di un vivente. Ne asciugarono il volto e l'immagine rimase impressa sullo stesso panno. Tra i fedeli che ne hanno avvicinato la tomba ci sono state molte guarigioni. La voce della santità si è diffusa in tutta la regione, una folla crescente si è riversata nel piccolo cimitero dei monaci. Ma di fatti straordinari è intessuta tutta la vita di questo santo, che nasce come Youssef Makhoul nell'anno 1898 in Libano, a quel tempo paese vassallo del sultano turco, e nasce da una famiglia autenticamente cristiana. Suo padre morì quando Youssef aveva solo 3 anni e lui viene allevato da uno zio. Già da ragazzo ha l'abitudine di ritirarsi in preghiera, ritirarsi in una grotta, ma lo zio che gli stava accanto non ama tanto vederlo così. Il ragazzo conduce il bestiame ai campi, dove in un luogo particolarmente isolato ha eretto un altarino con l'immagine della Madonna. Segue la scuola presso la chiesa del villaggio, imparando a leggere i salmi, a leggere i testi liturgici in siriaco, e poi in seguito si unisce alla comunità dei monaci maroniti di Annaia, che si erano trasferiti sulle montagne fin dal VII secolo, al tempo dell'invasione araba in Libano, prendendo il nome di Charbel ed elevandosi a livelli veramente alti di ascesi e di contemplazione. Aveva scelto di chiamarsi Charbel perché quel nome apparteneva a un altro cristiano di Antiochia, un cristiano morto martire al tempo dell'imperatore Traiano tra l'anno 98 e l'anno 117 d.C. Dopo l'ordinazione sacerdotale, Charbel chiede il permesso di ritirarsi in solitudine, ma dovrà attendere fino all'anno 1875. Permesso infatti del superiore di vivere in solitudine, Charbel lo riceve quando fece un miracolo, il miracolo della famosa lampada accesa soltanto con l'acqua naturale, pensate. Il suo eremo è a 1400 metri di altezza, non lontano dal monastero, e si intitola ai santi Pietro e Paolo di Annaia. La altitudine però non garantisce al nostro santo monaco la vita solitaria, infatti la gente giunge da ogni parte a lui e arriva per chiedere consigli, per chiedere preghiere. Si parla già di lui come di un santo e la voce popolare viene anche confermata da vere guarigioni e miracoli. Tra i miracoli da lui compiuti merita segnalare quello della guarigione di un giovane figlio di una vecchia donna povera e la guarigione del figlio dell'amministratore della regione
Rashid Rei. Charbel dormiva solo 3 ore ogni notte, occupando il tempo pienamente in preghiera e al lavoro. Prendeva un unico pasto e per materasso aveva delle foglie di quercia e per cuscino un guanciale di legno. Sotto il suo abito portava la cintura fatta di pelo di capra con un cilicio. Un giorno un fulmine si abbatté sull'eremo e brucia tutto ciò che vi è dentro, compresa la sua tonaca e compreso il tappeto sul quale sedeva. Ma padre Charbel non ha alcuna reazione. È la prova che egli ha raggiunto l'estasi vera, l'estasi dei grandi mistici. È molto opportuno che egli ci ricordi il ruolo indispensabile della preghiera, delle virtù nascoste. Alle opere apostoliche la Chiesa deve unire focolari di vita contemplativa. Ed è con queste parole che quasi un secolo dopo Papa Paolo VI, dinanzi al Concilio Vaticano II, lo proclamerà beato. E per questo stesso insegnamento, nell'anno 1977, lo dichiarerà santo e lo eleverà all'onore degli altari. E allora noi, ricordando questo santo maronita libanese, rivolgiamo a Dio la nostra fervida preghiera. Ti adoro, mio Dio, che sei, che vivi e operi in ogni cosa. Ti adoro, fuoco immenso, fuoco vivo, fuoco che consuma. Ti adoro nella tua infinitezza, nel tuo ardore e nella tua attività. Tutto ciò che vediamo qua giù, tutto ciò che il fuoco esprime della tua essenza, tutto questo non è nulla a confronto di ciò che tu sei. Ti adoro, o mio amore, che mostri in questo elemento la tua carità. Tu ci vedi qua giù, deboli e manchevoli, il freddo ci rovina e subito appari per confortarci. Prima che avessimo bisogno del tuo conforto, eri nascosto in questo legno sotto altra forma. E appena te lo abbiamo chiesto, o Dio, sei apparso come fuoco, hai sollevato il velo dietro cui eri nascosto, hai fatto sentire la virtù del tuo essere. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle in Gesù Cristo, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno giovedì 24 luglio, Santa Cristina. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete. Guarderete sì, ma non vedrete. Perché il popolo di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi. Perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi, perché vedono, e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate,
ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Beati noi che ogni giorno ci immergiamo nella parola di Dio, che apriamo i nostri cuori, le nostre menti per ascoltare ciò che Gesù ha da dirci. Le parole del Vangelo non sono semplici racconti del passato, ma luce viva che illumina il nostro cammino. Quando Gesù dice «Beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano», ci sta ricordando il privilegio di accogliere la verità nella nostra vita, di permettere che essa trasformi i nostri cuori e le nostre decisioni, il nostro modo di amare e perdonare. Ogni volta che ci fermiamo a leggere o ascoltare il Vangelo, stiamo compiendo un atto di fede, stiamo aprendo una finestra sul cielo, stiamo lasciando che Dio parli a noi personalmente. Non tutti scelgono di ascoltare, non tutti sono disposti a vedere oltre la superficie delle cose, eppure noi abbiamo accolto questa chiamata, questa possibilità di essere trasformati dalla parola che dà vita. Ogni giorno in cui ascoltiamo il Vangelo è un passo in avanti verso una maggiore consapevolezza di chi siamo e di che cosa siamo chiamati a fare nel mondo. Siamo beati perché i nostri occhi vedono, le nostre orecchie ascoltano. Siamo beati perché riconosciamo il tesoro prezioso che è racchiuso nella parola di Gesù e non le lasciamo passare in vano, ma le custodiamo nel cuore come semi di speranza e di amore. Carissimi fratelli e sorelle di questa nostra comunità, rallegriamoci della nostra vocazione. Beati noi, perché scegliamo ogni giorno di vedere e di ascoltare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E anche questo giovedì, come sempre, preghiamo per i fratelli e le sorelle che soffrono nello spirito e nel corpo, per i loro familiari, le persone che si prendono cura di loro, e grazie di cuore per le vostre preghiere. Ciao ciao e abbi cura di te. Bravo! Ciao Betty. Bravo. Madre, ascolta
con il tuo amore. Mentre preghiamo uniti a te, sentiamo il paradiso scendere con te. Maria, ascolta il nostro cuore, porta pace e speranza con il tuo amore. Maria, madre mia, ti canto con amore. Sei il rifugio del mio cuore, o dolce madre, mia dolce speranza. Con il tuo amore. Preghiera a San Charbel Macluf. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso San Charbel Macluf, eremita e taumaturgo, tu che hai vissuto una vita di austerità e di preghiera, intercedi per noi presso il trono dell'Altissimo. Concedici la tua fede incrollabile e la tua profonda umiltà, affinché possiamo vivere secondo la volontà di Dio, abbandonandoci completamente alla sua misericordia. O Santo dei prodigi, tu che hai operato numerosi miracoli, guida le nostre vite con la tua sapienza e la tua luce. Proteggi le nostre famiglie e le nostre comunità, affinché possano crescere nella fede, nella speranza e nell'amore. San Charbel Macluf, prega per noi, affinché possiamo vivere con fede, speranza e carità e raggiungere la gioia eterna nel regno dei cieli. Amen. San Charbel Macluf, prega per noi e per il mondo intero.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esori figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore e nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa.
Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo, o Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Sulla collina, nel silenzio preghiamo, le tue parole, dolci come il vento. Porta pace, speranza con il tuo amore. Mentre preghiamo uniti a te, sentiamo il paradiso scendere con te. Ascolta il nostro cuore, porta pace e speranza con il tuo
senso. Buongiorno a te, oh mio Signore, c'è la tua luce dentro al mio cuore. Tu sei la guida, sei la mia via, con te vicino non ho più paura. Buongiorno a te, oh Dio d'amore, nel tuo abbraccio trovo calore. Tu mi sostieni, tu mi consoli, per sempre vivo nel tuo splendore. Mi sveglio e sento la tua presenza, sei tu che doni pace e speranza. Ogni mattina il tuo amore è lì, che mi accompagna lungo i miei giorni. Buongiorno a te, oh Dio d'amore, nel tuo abbraccio trovo calore. Tu mi sostieni, tu mi consoli, per sempre vivo nel tuo splendore. Cammino il mondo col tuo respiro, dentro di me il tuo spirito vivo. Non c'è più buio, non c'è più notte, perché il tuo amore mi illumina forte. Buongiorno a te, oh Dio d'amore, nel tuo abbraccio trovo calore. Tu mi sostieni, tu mi consoli, per sempre vivo nel tuo splendore. Buongiorno a te, oh Dio d'amore, nel tuo abbraccio trovo calore. Tu mi sostieni, tu mi consoli, per sempre vivo nel tuo splendore. Per sempre vivo nel tuo splendore. Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardano e non vedano, udendo non ascoltano e non comprendano,
Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 24 luglio 2025, la Chiesa celebra la memoria di Saint Charbel Macluf. Carissimi fratelli e sorelle, le letture di oggi ci portano al cuore dell'esperienza spirituale. Dio che si rivela, ma non a tutti nello stesso modo. È un Dio che si manifesta nella potenza come nel Sinai, ma che svela i suoi misteri solo ai cuori semplici, capaci di ascolto e di attesa. Oggi, fratelli e sorelle, celebriamo anche la memoria di Saint Charbel Macluf, monaco maronita vissuto nel silenzio di un eremo in Libano, meglio conosciuto anche come il Padre Pio del Libano. La vita di Saint Charbel è davvero straordinaria perché ha accolto i misteri del regno attraverso la preghiera, la penitenza, il nascondimento. E il Vangelo di oggi sembra scritto proprio per lui, ma anche per tutti noi. Ma questo se vogliamo aprirci alla vera conoscenza spirituale, proprio come ha fatto Saint Charbel. Nella prima lettura di oggi che ascolteremo nella Santa Messa tratta dal libro dell'Esodo, vediamo Israele che arriva sul monte Sinai. Qui Dio si prepara a rivelare la sua presenza al popolo, ma con modalità forti, persino spaventose, e lo fa con lampi, tuoni, nubi, suoni di tromba. Questa è una teofania, una manifestazione potente. Vedete, fratelli e sorelle, qui il popolo viene preparato. Purificatevi, dice Dio, siate pronti, perché Dio non si incontra mai con superficialità. Questa scena ci ricorda che l'esperienza spirituale autentica richiede un cuore disposto, una vita purificata, una disponibilità interiore. Carissimi fratelli e sorelle, oggi tutti noi siamo bombardati da rumori, dalla fretta, dalle parole, ma Dio si rivela in un silenzio carico di attesa, come quello che ha vissuto Saint Charbel, che si ritirò in solitudine non per fuggire dal mondo, ma per lasciar parlare Dio al suo cuore. Quante volte anche noi vogliamo sentire la voce di Dio, ma non siamo pronti, non siamo attenti. Infatti il Sinai è fuori di noi, ma anche dentro di noi, perché il Sinai è il luogo in cui Dio si manifesta solo se lo cerchiamo con tutto il nostro cuore. Ecco perché oggi Saint Charbel ci può dare un insegnamento del silenzio, che è il respiro dell'anima. Nel Vangelo secondo Matteo che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, vediamo i discepoli che chiedono a Gesù perché parla in parabole e la risposta di Gesù ci fa davvero riflettere. Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Questa, fratelli e sorelle, non è una preferenza arbitraria da parte di Gesù. Infatti lui parla a tutti, ma non tutti hanno orecchi per ascoltare. Vi ricordate cosa disse Gesù nelle Beatitudini?
quando ci dice che il regno dei cieli è donato ai piccoli, ai puri di cuore, a coloro che, come dice il profeta Isaia, vedono con gli occhi e odono con le orecchie, cioè con un cuore aperto. Fratelli e sorelle, questa parabola è davvero importante. I misteri del regno non si comprendono con l'intelligenza oppure con lo studio, ma con l'umiltà. Infatti Gesù non è venuto sulla terra a rivelare segreti esoterici, ma verità che si colgono nella docilità e nella fede. Per questo Maria, per questo i discepoli, per questo San Charbel li comprendono. Carissimi fratelli e sorelle, San Charbel non ha scritto trattati teologici, non ha tenuto grandi discorsi, ha semplicemente vissuto immerso nel Vangelo, proprio come il serafico padre San Francesco d'Assisi, celebrando ogni giorno l'Eucarestia, vivendo il silenzio, l'umiltà, l'obbedienza. Eppure San Charbel è uno dei santi più amati nel mondo, anche da chi non è cristiano. Il perché è molto semplice, perché la sua vita trasmette un mistero che tocca il cuore, il mistero del regno, quel mistero che si dona nel silenzio e nella preghiera. Carissimi fratelli e sorelle, Gesù nella lettura del Vangelo di oggi ci dice anche questo: beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché odono. Questa beatitudine per noi oggi, se accogliamo la parola con disponibilità. Vedete, non basta leggere il Vangelo, ascoltare Fra Giovanni, non basta andare a messa, bisogna entrare in ascolto profondo, lasciare che la parola ci interroghi, ci converta, ci trasformi. Vedete, San Charbel ha fatto proprio questo, ha lasciato che la parola lo lavorasse dentro, come un artigiano che plasma l'argilla. Per questo la sua vita era una parabola vivente, una storia semplice che raccontava di Dio. Allora anche noi oggi possiamo diventare parabole viventi proprio come San Charbel, testimoni silenziosi della presenza di Dio nella nostra vita, ma dobbiamo custodire il cuore, evitare di lasciarci distrarre dalle tante voci che ci confondono. Carissimi fratelli e sorelle, San Charbel non è un monaco del passato. Migliaia di persone oggi si recano alla sua tomba in Libano. Tantissime testimoniano grazie, conversioni, guarigioni. E qui vediamo che Dio si serve dei cuori puri per continuare a parlare al mondo. Oggi tanti di noi hanno bisogno di santi così, non protagonisti ma trasparenti, che non attirano a sé ma conducono a Dio. San Charbel è proprio uno di questi. Infatti la sua vita ci invita a riscoprire la bellezza del silenzio, la fedeltà quotidiana, l'umiltà. Vedete, in un mondo che cerca sempre spettacolo, San Charbel è un segno di contraddizione. Infatti il suo eremo ci ricorda che Dio si trova non nella confusione, ma nel deserto del cuore, ma solo se siamo pronti ad ascoltare, proprio come ci dice Gesù nel Vangelo di oggi. Carissimi fratelli e sorelle, oggi il Signore ci sta dicendo che anche a noi è dato conoscere i misteri del regno, ma non con l'intelligenza oppure con gli studi, come vi ho detto prima, ma con l'umiltà, con il cuore semplice, con un tempo dato al silenzio, alla preghiera, all'Eucarestia. Vedete, San Charbel non ha fatto grandi cose agli occhi del mondo, ma ha permesso a Dio di essere grande nella sua vita. Allora chiediamo anche noi oggi al Signore, per intercessione di San Charbel, di poter vedere con gli occhi del cuore e ascoltare con l'orecchio della fede,
e diventare anche noi luogo di rivelazione, anche silenziosa, luogo del regno di Dio. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino di oggi, 24 luglio 2025, memoria di San Charbel Makhlouf, monaco maronita del Libano, meglio conosciuto come il Padre Pio del Libano. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre Pio, tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei stato umile. Padre Pio, tu sei passato tra noi nell'epoca delle ricchezze sognate, giocate e adorate e sei rimasto povero. Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce e tu parlavi con Dio. Vicino a te nessuno vedeva la luce e tu vedevi Dio. Padre Pio, mentre noi correvamo affannati, tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad un legno, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore. Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla croce, aiutaci a credere davanti all'amore, aiutaci a sentire la messa come pianto di Dio, aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace, aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue di carità fedele e silenziosa, come le ferite di Dio. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata per intercessione di San Pio da Pietrelcina. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati e chiediamo aiuto a San Pio da Pietrelcina. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Per gli iscritti al canale preghiamo insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per la pace nel mondo e per la fine delle guerre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i gruppi di preghiera e cenacoli. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i pellegrini e per tutti i santuari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti coloro che vivono soli e maltrattati. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Affidiamo, fratelli e sorelle, a San Pio da Pietrelcina tutte queste nostre intenzioni e quelle che avete scritto. San Pio da Pietrelcina, affidiamo a te queste preghiere del mattino e tutte le nostre intenzioni. Intercedi per tutti noi presso il nostro Gesù, affinché tramite la tua intercessione possiamo essere esauditi. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, al termine di queste preghiere del mattino vi dono la santa benedizione.
per intercessione di San Pio da Pietrelcina e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguro a tutti voi, fratelli e sorelle, di trascorrere una buona e santa giornata. Dio vi benedica tutti e San Pio da Pietrelcina vi possa guidare lungo questo giorno. Pace e bene, Ave Maria, Laudetur Jesus Christus. Pensiero di Padre Pio di oggi. La carità non è solo dare ciò che si ha, ma è anche dare se stessi. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore, Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Chiediamo ancora alla Vergine Maria la pace per l'Ucraina, per la Terra Santa e per tutti quei paesi dove ancora la guerra purtroppo continua. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove sedete all'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio.
Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Per la conversione dei peccatori, tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. O Maria, concedi ai sacerdoti la sapienza nell'esortare le famiglie al dono del battesimo dei loro bambini fin dai primi giorni di vita e a noi la grazia della fedeltà battesimale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. 3 giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. O Maria, regina della famiglia, che con Gesù operasti il primo segno del suo amore per noi, ti preghiamo per la fedeltà dei coniugi e per i coniugi in crisi di fede, e per tutti chiediamo la fedeltà alla propria vocazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio, l'invito alla conversione. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. O Maria, ti preghiamo di proteggere i sacerdoti e di aiutarli a camminare e a condurre i fedeli, figli della Chiesa, nel percorso di conversione verso la santità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. O Regina della Chiesa, con te sosteniamo i sacerdoti che custodiscono con gioia le fatiche del ministero pastorale. Per loro domandiamo il dono della perseveranza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre si mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. O Maria, ti affidiamo i sacerdoti e i religiosi perché, credendo in ciò che fanno, possano imitare ciò che celebrano e conformare la loro vita al mistero della croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi riprendiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, e spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Signore Gesù, ai tuoi apostoli come risorto hai affidato un prezioso mandato: andate ed ammaestrate tutte le nazioni, rassicurando loro e noi: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Hai chiesto ai tuoi discepoli di farsi carico del bisogno delle folle, a cui volevi offrire non solo il cibo per farmarsi, ma anche rivelare il cibo che dura per la vita eterna. Da questo tuo sguardo di amore sgorga per tutti noi ancora oggi il tuo invito. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Aiutaci a comprendere, o Signore, che corrispondere alla tua chiamata significa affrontare con prudenza e semplicità ogni situazione di difficoltà e sofferenza nella vita, perché un discepolo non è da più del suo maestro. Grazie, Signore, per le testimonianze commoventi che sempre ci doni, capaci di ispirare tanti giovani a seguire a loro volta te, che sei la vita, trovando così il senso della vita vera. Grazie per questi testimoni della missione, liberi di lasciare tutto per annunciare te con profonda originalità e umanità. Santa Maria, Regina degli Apostoli, Madre della Speranza, insegnaci a credere, sperare e amare con te. Stella del mare, brilla su di noi, rendici missionari della speranza e guidaci nel nostro cammino. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, San Giuseppe, Santa Bernadette. Il Signore sia con voi e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore, Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Buongiorno a tutti. Giovedì 24 luglio. Gesù fa una domanda alla gente: chi dice che io sia? Ma si trova in un luogo in cui lui era solito pregare, ci dice l'Evangelista Luca. E ci ricorda che Gesù pregava sempre, pregava tanto. E allora ci sono tanti luoghi legati alla preghiera di Gesù, perché nei momenti importanti della sua vita lui pregava. Anzi, sembra suggerire a San Luca la risposta a questa domanda: chi è Gesù per me? La trovi solo nella preghiera. E allora l'invito che ci viene fatto è guardare Gesù che prega e accorgerci che anche per noi farebbe la differenza trovare dei momenti grandi e intensi di preghiera ogni giorno. E allora siamo chiamati a questo, non a fare grandi cose, ma a trovare qualche momento per mettersi in ginocchio davanti al tabernacolo. Questo ci aprirà gli orizzonti, ci farà scoprire cose nuove nella nostra vita e ci darà una forza che ci porterà a vivere e a sperare amando. Buona giornata. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi meditiamo sul sudore di sangue di Gesù nel Getsemani. Scriveva San Vincenzo Maria Strambi: si avvicinava ormai l'ora decretata da tutta l'eternità in cui il Figlio di Dio voleva andare a sacrificarsi per noi peccatori tra i più acerbi dolori. E quindi, dopo aver celebrato la Pasqua con i suoi apostoli e averci lasciato un pegno, il più sincero della sua carità, con l'istituzione del Santissimo Sacramento, esce dal cenacolo e va al Getsemani, ove soleva ritirarsi per fare orazione. In questa orazione egli si turba, si rattrista e soffre agonie di morte. 2 carnefici già lo assalgono e lo straziano nel suo amorosissimo cuore, la vista di tutti i peccati che si sarebbero commessi nel mondo e la vista di quei tormenti che gli preparavano i suoi avversari. Oimè, quale tempesta di tristezze e di affanni nel suo afflittissimo cuore! E il sangue di Gesù sgorga dalla fronte, scorre sul volto, per le sue vesti fino a terra. Anima mia, come puoi reggere
nell'ammirare Gesù in questo penosissimo stato. E chi, mio Gesù, ti ha ridotto così? Chi ha spremuto tanto sangue del tuo corpo? L'odio e l'amore, l'odio contro il peccato e l'amore per gli uomini. Sentendo però Gesù le debolezze della sua umanità, si rivolge al suo divin Padre e così lo prega. Padre, se è possibile, passi da me questo calice, ma aggiunge, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. E intrepido e forte va incontro a Giuda e ai soldati che venivano per catturarlo. Il grande insegnamento che ci dà Gesù, grondante sangue nell'orto del Getsemani, è quello di rassegnarsi perfettamente al divino volere in ogni avversità. Sia fatta la tua volontà, egli disse, benché fosse così addolorato. Domandiamoci, sono queste anche le nostre parole, i nostri affetti nelle angustie e nelle afflizioni? Ci rassegniamo così perfettamente a quella divina volontà che non cerca che la nostra santificazione? Oppure, restii e duri, cerchiamo di preferire talvolta la nostra volontà? Se le cose ci accadono secondo i nostri desideri, facilmente riusciamo a dire sia fatta la tua volontà, ma se le cose non accadono secondo le nostre brame, subito ci risentiamo e ne sentiamo disgusto. E se con la voce ripetiamo tali parole, sia fatta la tua volontà, ci contraddicono le nostre opere. Il colloquio è il seguente. Ah mio Gesù, tu sei in tante pene e in tanti affanni pronto a fare la divina volontà fino ad andare alla morte, e io per ogni piccolo dolore mi ribello. Tu mi insegnasti a ripetere di cuore, sia fatta la tua volontà, e io tante volte mi sono ad essa ribellato per assecondare questo mio amor proprio che mi tradisce. Oggi però riconosco il mio errore e voglio rimediare, e quel sangue preziosissimo che tu spargesti mi impetri questa perfetta rassegnazione. Sì, per questo sangue di misericordia spero e confido che mi darai la tua grazia e la forza efficace per ripetere tutti i giorni, in tutti i patimenti e infermità e angustie, sia fatta la tua volontà. L'esempio finale è tratto dalla vita di San Carlo Borromeo. San Carlo era devotissimo del sangue adorabile di Gesù Cristo e prima di morire volle andare al sacro monte di Varallo per meditare nelle devote cappelle di quel santuario le effusioni di questo sangue prezioso. Giunto poi quasi all'estremo della sua vita, si fece porre vicino al suo letto un'immagine di Gesù agonizzante che faceva orazione nell'orto e disse a un sacerdote che venne a visitarlo: «Io ricevo grandissimo conforto e consolazione dalla contemplazione dei misteri della passione di nostro Signore e specialmente della sua agonia nell'orto e della sua sepoltura, che sono il principio e la fine della sua passione». Cari fratelli e sorelle, terminiamo con un piccolo pensiero che mi auguro sia di aiuto nei momenti di aridità spirituale. Quando siamo nella desolazione, siamo con Gesù nel Getsemani, gli teniamo compagnia e gli diamo consolazione. Eterno Padre, io ti offro per le mani purissime di Maria il sangue che Gesù sparse con amore nella passione e ogni giorno offre nel sacrificio eucaristico. Unisco le preghiere, le azioni e le sofferenze mie di questo giorno secondo le intenzioni della vittima divina, in espiazione dei miei peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.
In particolare te l'offro secondo le intenzioni del Santo Padre e per questo bisogno che tanto mi sta a cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sangue di Cristo effuso sulla croce, salvaci. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, il Signore Onnipotente vi benedica, vi custodisca e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria. Preghiera a San Charbel Macluf. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso San Charbel Macluf, eremita e taumaturgo, tu che hai vissuto una vita di austerità e di preghiera, intercedi per noi presso il trono dell'Altissimo. Concedici la tua fede incrollabile e la tua profonda umiltà, affinché possiamo vivere secondo la volontà di Dio, abbandonandoci completamente alla sua misericordia. O Santo dei prodigi, tu che hai operato numerosi miracoli, guida le nostre vite con la tua sapienza e la tua luce. Proteggi le nostre famiglie e le nostre comunità, affinché possano crescere nella fede, nella speranza e nell'amore. San Charbel Macluf, prega per noi, affinché possiamo vivere con fede, speranza e carità e raggiungere la gioia eterna nel regno dei cieli. Amen. San Charbel Macluf, prega per noi e per il mondo intero.
Siamo all'interno del santuario dedicato a Suor Giuseppina Bakhita, la santa di Schio. È molto emozionante raccontare la sua storia in pochissime parole, perché in realtà anche la Chiesa merita tanto. Gli scledensi la chiamano affettuosamente da sempre Madre Moretta, perché infatti lei veniva dal Sudan, è morta nel 1947 e all'inizio faceva parte di un istituto della carità e poi è entrata a far parte delle Canossiane. Difatti questa a Schio è detta anche la Chiesa delle Canossiane, perché c'è una scuola molto importante e tutta questa storia nacque da una scuola per bambini. Questa piccola chiesa neoclassica è stata progettata da Bartolomeo Folladore ed ha una struttura interessante perché è a pianta centrale come il Pantheon di Roma, ma anche come tante meravigliose opere d'arte di Palladio, che non a caso siamo sul suo territorio. Però quello che si sente subito è l'atmosfera avvolgente e rasserenante di questo piccolo santuario, un piccolo gioiello a Schio, arricchito anche dalla presenza delle spoglie di Madre Giuseppina Bakhita, che tra l'altro sono proprio raffigurate molto belle, con un calco prezioso di una scultura. La chiesa che vediamo oggi fu cominciata nel 1853 e finita nel 1901, tantissimi anni, ma l'hanno fatta bene. Anche alcuni artisti hanno partecipato, importanti, come per esempio Romano Cremasco, che è autore della bellissima Pietà, di tipo quasi un po' asburgico o strungarico, perché il Cristo stava tagliato. E poi ci sono le Vie Crucis di Guido Cremasco, da vedere sono anche i 4 elementi monocromi di Giuseppe Mincato dedicati alle storie della Sacra Famiglia. Con Madre Bakhita conosciamo anche un pezzettino di storia, perché la sua vita è una storia straordinaria. Qui si può conoscere bene attraverso le fotografie, ma anche l'esposizione permanente. E comunque è clamoroso, oggi non potremmo mai pensare che una fanciulla in Africa venga rapita per diventare una schiava. E ci fa molto orgoglio pensare che un console italiano invece poi la compra per portarla in Italia. È talmente amata da tutti coloro che hanno a che fare con lei fa anche la bambinaia, che vorrebbero adottarla, ma qualsiasi altra vita a lei non interessa. Lei ha l'illuminazione, ha l'ispirazione, ha la vocazione e quindi in questa mostra possiamo seguire tutte le tappe di questo viaggio che l'ha portata poi a Schio alle Canossiane. E magari sarebbe contenta Madre Bakhita di sapere che ci facciamo anche un giro nella geografia grazie alla sua Africa, che è tanto rappresentata in questa mostra permanente, a partire dal villaggio di Olgassa dove lei è nata, però poi nel tempo e nello spazio si arriva alla ricostruzione della sua camera da letto. Lei parlava anche il dialetto, parlava come noi e Dio lo chiamava il Paron e così proprio si familiarizzava certamente molto fin da allora con lo spirito di questa città che ama, sdrammatizzare, ama il sorriso e ama anche la spiritualità. Quello che non c'è bisogno di dire perché si sente, si sa quanto Schio vuole bene a Madre Giuseppina Bakhita, Madre Moretta, che è stata un esempio di liberazione e di integrazione e di coraggio. E questi argomenti oggigiorno sono di grande attualità e non è male ricordarseli attraverso questa bella figura di donna e di santa. Che ne dite?
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Sorelle e fratelli, umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo perché abbia misericordia di noi peccatori. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Sii propizio a noi i tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Del libro dell'Esodo. Al terzo mese dall'uscita degli israeliti dalla terra d'Egitto, nello stesso giorno, essi arrivarono al deserto del Sinai. Levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per venire verso di te in una densa nube, perché il popolo senta quando io parlerò con te e credano per sempre anche a te». Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè: «Vada al popolo e santificalo, oggi e domani. Lavino le loro vesti e si tengano pronti per il terzo giorno, perché nel terzo giorno il Signore scenderà sul monte Sinai alla vista di tutto il popolo». Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno. Tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. Allora Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle falde del monte. Il monte Sion e il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco, e ne saliva il fumo come il fumo di una fornace. Tutto il monte tremava molto. Il suono del corno diventava sempre più intenso. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte. Parola di Dio. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, benedetto il tuo nome, glorioso e santo. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo e glorioso, benedetto sei tu sul trono del tuo regno. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia al Signore. Canta alleluia, canta alleluia, canta alleluia. Il Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchi ed hanno chiuso gli occhi, perché non vedono con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, ed ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Parola del Signore. All'inizio della sua vita pubblica, Gesù parlava alla gente in maniera aperta e semplice. Oggi diremo diceva pane al pane. I miracoli che accompagnavano le sue parole attiravano grandi folle ad ascoltarlo. A poco, l'opposizione contro di lui si manifestò chiaramente e solo i discepoli e gruppi di persone semplici ed umili continuavano a seguirlo. Da questo momento Gesù cambia stile, non più parole aperte e chiare, ma racconto di parabole. Le parabole di Gesù sono veri capolavori, anche letterari. Consistono in paragoni, in fatti, in racconti che attirano l'attenzione della gente semplice. Si comprendono e si ricordano facilmente, ma fanno riflettere, perché sono cariche di paragoni, di significati, di allusioni, di insegnamenti che occorre scoprire perché non sono evidenti in sé. La parabola perciò illumina, ma anche coinvolge ed impegna l'ascoltatore. Mobilita tutte le energie per capire e provoca alla riflessione. E questo modo di comunicare permette a Gesù di continuare il suo insegnamento senza moltiplicare le contese aspre con i farisei e i dottori della legge e i contrasti con loro ogni volta che Gesù apriva bocca. La parabola lo difende. Non sono spiegazioni che rendono facili le cose difficili, ma le parabole sono esempi e storie mirate a provocare una decisione nell'ascoltatore. Lo dice Gesù: per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, cose che loro sono dirette a loro, però non vedono, perché sono nascoste, udendo non ascoltano e non comprendono. Gesù, ti devo veramente ammirare, sei molto furbo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accollici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Preghiamo, sorelle e fratelli, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre e in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo creato a tua immagine hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione. Gli doni il tuo Santo Spirito, perché in Cristo uomo nuovo diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo il Signore, Dio dell'universo, cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Giuliano, i presbiteri e i diaconi. E ricordati, o Padre Santo e buono, anche dei nostri fratelli e sorelle, in particolare secondo intenzioni dell'offerente particolari, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, quelli delle guerre, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Giuseppina Bachita e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni paura e turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cibo di vita eterna. Amen. Non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo di Cristo mi custodisca.
Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andiamo in pace. O Dio, Padre di misericordia, che ci hai donato Santa Giuseppina Bakhita, quale sorella universale, evangelico modello di fede semplice e di operosa carità, dona anche a noi la volontà di credere ed amare secondo il Vangelo, ed esaudisci le preghiere di chiunque invoca la sua intercessione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Giuseppina Bakhita, prega per noi. Buongiorno bella gente, benvenuti al meteo di legno ecologico ecosostenibile prodotto in Carnia. Allora, previsione del tempo, barometro con pressione atmosferica in calo, il che vuol dire che oggi tacca piovere de brutto. Purtroppo la situazione si mette maluccio perché c'è un'onda del jet stream che sta calando, una perturbazione che poi verrà bloccata sul nord Italia, sull'alto Mediterraneo,
e diventerà goccia fredda e persisterà per 4-5 giorni, quindi abbiamo piogge temporali fino a martedì compreso, mercoledì, con minime sui 16 gradi, massime non oltre 21-22, quindi weekend massacrato. Non è un problema, oggi festeggiamo il compleanno del cagnolino. Ciao Tyson, buon compleanno, tanti auguri a te, tanti auguri. Wow, eccolo, 12 anni e non sentirli. Ciao, 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 fai ciao. Wow, wow. Amici di Trebi Meteo, un saluto e ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento con la TG di Trebi. Vediamo la situazione in atto sul nostro paese in queste ore, partendo dalle regioni settentrionali. Qui siamo a Milano, la giornata è inizialmente soleggiata questa mattina. La temperatura massima arriverà a 30 gradi, però aumenterà la variabilità nel corso del giorno e in serata e nella notte potranno arrivare i temporali che andranno poi a far abbassare le temperature nelle giornate successive. A seguire vediamo Venezia, anche in questo caso la splendida città lagunare ha un tempo in prevalenza soleggiato nella mattinata e la giornata si concluderà con tempo buono perché ancora non sarà coinvolta dai temporali. Invece i primi fenomeni sono già in atto sulle Alpi in queste ore e in particolare lo vediamo da questa webcam relativa al Pasubio, quindi alle montagne tra Veneto e Trentino, dove appunto già questa mattina ci sono stati i primi temporali e poi andranno avanti anche nel corso del giorno, quindi la giornata sarà già parecchio instabile sui settori alpini e prealpini, con fenomeni che poi entro sera interesseranno anche parte delle pianure. Ci spostiamo al centro dove la giornata invece è soleggiata, qui siamo a Perugia, il cielo è sereno, nel pomeriggio si toccheranno i 33-34 gradi in città e su gran parte delle aree pianeggianti dell'Umbria, quindi il caldo continua a risultare piuttosto intenso e anche diciamo nei prossimi giorni, almeno fino a venerdì, non avremo un calo delle temperature sull'Italia centrale. Situazione ad Ancona che vede cieli sereni, qui le brezze marine favoriscono temperature leggermente più contenute e non si andrà oltre i 30 gradi nel corso della giornata. Ora ci spostiamo al sud dove continua a far caldo anche se nella giornata di mercoledì avremo valori leggermente più bassi, più contenuti rispetto alle punte che abbiamo registrato nella giornata precedente. Qui siamo a Napoli, la situazione è caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, la temperatura sarà intorno ai 29-30 gradi sulla zona costiera mentre sarà un po' più elevata nelle aree interne. E infine concludiamo con Amantea, la città della Calabria che vede una prima parte del giorno con qualche nuvole irregolare sui settori costieri tirrenici, poi prevale comunque il sole, la temperatura anche qui sarà intorno ai 28-30 gradi, diciamo che la temperatura è diminuita rispetto alla giornata precedente, però ecco nei prossimi giorni è attesa ancora una fiammata africana, soprattutto tra venerdì e sabato, che porterà a temperature ancora decisamente elevate. Vediamo intanto il satellite che ci mostra la situazione sull'Europa, con ancora la presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo. C'è qualche disturbo invece sull'Europa occidentale legato a un'area di bassa pressione che comincia ad avanzare verso l'Italia e sarà quella che porterà al peggioramento delle prossime ore e dei prossimi giorni al nord. Intanto diamo uno sguardo alle temperature che abbiamo registrato ieri in Sicilia, è stata una giornata davvero calda quella di martedì. Vedete come gran parte dei settori centro-meridionali dell'isola abbia superato i 40 gradi di massima, addirittura punte di 44-45 ci sono sui settori interni tra Ennese, Siracusano, Catanese e Ragusano, che sono valori vicini ai record storici per queste zone. Per quanto riguarda l'evoluzione dei prossimi giorni, quindi giovedì si avvicina a quest'area di bassa pressione al nord, il tempo diventa piuttosto instabile su tutte le regioni settentrionali con acquazzoni temporali frequenti, localmente anche di forte intensità, rimane invece più soleggiato e caldo ancora intenso al sud. Venerdì poi il vortice di bassa pressione tende a isolarsi proprio tra Francia e Alpi e dunque continuerà a essere instabile al nord, ma qualche fenomeno interesserà anche il centro, mentre sarà soltanto nella giornata di sabato che poi l'area di bassa pressione si sposterà ancora con maggior decisione verso l'Italia, associata a correnti più fresche che gradualmente spazzeranno via il caldo dall'Italia. Per quanto riguarda le temperature, venerdì farà ancora molto caldo al sud, infatti vediamo come ci sarà l'apice di questa fiammata africana, punte oltre i 40-42 gradi in Sicilia, ma anche in Calabria, in Puglia, mentre di contro al nord avremo già temperature decisamente più basse, quindi ci saranno differenze molto evidenti tra il nord e il
sud della penisola, con anche 12-15 gradi di differenza. Sarà poi soltanto nel weekend che arriverà l'aria più fresca anche al sud e quindi metterà fine all'ondata di caldo anche sulle regioni meridionali, specialmente domenica. Tutti i dettagli sulle vostre località, come di consueto, sull'app di Trebi Meteo. Ben ritrovati dalla redazione. La manovra estiva 2025 conferma la direzione intrapresa con un potenziamento significativo degli investimenti pubblici e del sostegno a quelli privati e l'attenzione nella destinazione delle risorse nei diversi settori economici. Si continuerà a lavorare su questa linea che permette di adottare scelte strategiche con flessibilità e di intervenire tempestivamente laddove è necessario. Così l'assessore del Friuli Venezia Giulia alle finanze Barbara Zilli è intervenuta in Consiglio regionale al dibattito del decreto legge assestamento. L'infortunio sul lavoro subito da un operaio di nazionalità rumena, dipendente di una ditta di subappalto all'interno della salderia B del cantiere navale cittadino, è culminato nella conciliazione giudiziale davanti al Tribunale del Lavoro di Gorizia. L'esito del confronto tra le parti ha comportato il pagamento a favore del lavoratore di circa 54.000 euro a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Cambiamo argomento. Il Comune di Gorizia ha dato il via libera alla seconda perizia di variante del piano asfalti, 2,5 milioni a disposizione che permetteranno di effettuare nuove lavorazioni su tratti di vie sia centrali sia periferiche che necessitano di riasfaltature e migliorie. Una volta che sarà portato a termine l'iter burocratico amministrativo, sarà messo a punto il cronoprogramma dettagliato, priorità massima a via Trieste, ma anche alla vicina via Duca d'Aosta, dove i lavori dovranno essere coordinati con Acegas. L'obiettivo dell'esecutivo è di portare a termine i cantieri in questi due casi entro l'inizio del nuovo anno scolastico. Il primo semestre del 2025 si chiude con una situazione stabile per il porto di Trieste. Sono state movimentate 28,7 milioni di tonnellate di merce, un meno 0,21% sul 2024, sebbene in un contesto di congiuntura mondiale complessa e dalla rimodulazione del comparto container legata alla cessazione dell'alleanza 2M, segnala l'autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale. Nello specifico le rinfuse liquide sono 19,7 milioni, meno 0,34, le merci varie a 8,9 milioni. A trainare il semestre il comparto Ro-Ro in crescita con 155.391 unità transitate, più 5,28%. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata instabile, con nuvolosità variabile, rovesci temporali sparsi a più riprese nel corso della giornata, più probabili comunque al mattino e nelle ore centrali in pianura e sulla zona montana,
maggiore presenza di sole sulla costa, con vento moderato da sud-ovest al mattino, prevalenza di brezza al pomeriggio, possibili temporali localmente forti, temperatura in pianura minima fra 16 e 19, sulla costa fra 20 e 24, le massime in pianura fra 27 e 29 e sulla costa fra 27 e 28 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi. Intelligenza artificiale e le big tech devono decidere se firmare il codice di condotta emanato dall'Unione Europea. Meta ha già annunciato che non firmerà. Cosa faranno le altre aziende? Più di 100 organizzazioni non governative lanciano l'allarme sulla carestia a Gaza. Firmare o non firmare il codice di condotta dell'Unione Europea sull'intelligenza artificiale? Questa è la domanda che si stanno ponendo i giganti del web. OpenAI e Microsoft hanno già annunciato la loro intenzione di firmarlo. Meta invece è l'unica ad aver annunciato di non voler firmare. Uno dei suoi leader ha dichiarato sui social media che l'Europa sta percorrendo la strada sbagliata in materia di AI e ha sottolineato le incertezze legali per gli sviluppatori di modelli. Gli esperti non sono sorpresi. There is no doubt that the success of the code of practice will be counted on how much participation and goodwill from the industry there is. So there is no doubt about that. And Meta, as a large player and very ambitious player, as we discussed, trying to really compete in the US and globally with other AI hyperscalers, it definitely is a blow, considering how fast they were in making that decision and making it public. Questa sorta di bussola ha lo scopo di aiutare i fornitori di modelli di intelligenza artificiale a conformarsi alle nuove leggi europee sulle AI che entreranno in vigore il 2 agosto. Le norme riguardano trasparenza, copyright, sicurezza e protezione. Ad esempio, le aziende si impegnano a non sviluppare modelli di AI con dati rubati. La Commissione europea ha assicurato che Meta dovrà comunque rispettare la normativa europea sulle AI anche se non firma il codice di condotta. Signing the code of practice is voluntary. What will, however, not be voluntary for Meta is to be compliant with the AI Act by the 2nd of August. This will be an obligation. Altre aziende come Google e Amazon non hanno ancora dichiarato se lo sottoscriveranno o meno. Migliaia di persone si sono radunate a Kiev martedì per chiedere al presidente ucraino Zelensky di porre il veto su un disegno di legge che, secondo i critici, potrebbe paralizzare l'infrastruttura anticorruzione dell'Ucraina. Il Parlamento ha approvato una legge controversa che rende più severa la supervisione dei due cruciali organismi anticorruzione. Si teme che la misura possa indebolire l'indipendenza delle agenzie e aumentare l'influenza politica sulle indagini. Nonostante le proteste, Zelensky ha firmato la legge martedì sera. Ми повинні робити все, щоб наша Україна була ціла і вільна, і незалежна. І ми повинні підтримувати військо всіма методами, а це один з них. Об'єднуватися і боротися проти корупції. І безпосередньо це великий важіль, завдяки якому Європа підтримуватиме нас. Transparency International ha criticato la norma dicendo che mina le riforme passate e la fiducia dei partner internazionali. Важливо боротися з корупцією, щоб більше грошей йшло на ЗСУ, на нашу армію. Чим більше буде ефективно держава використовувати наші ресурси і буде менше корупції, тим більше ми можемо направляти ресурси на наш захист і на нашу боротьбу. Натомість ми бачимо, як президент України замість того, щоб бути прикладом, бути локомотивом цієї історії боротьби і демонструвати нульову толерантність до корупції, зараз використовує свій владний ресурс для того, щоб взяти контроль над кримінальними провадженнями свого оточення. La lotta alla corruzione è per l'Ucraina una condizione fondamentale del processo di adesione all'Unione Europea, oltre che necessaria per continuare a ricevere il sostegno dell'Occidente nella difesa dall'invasione della Russia. Mercoledì un convoglio di 22 camion di aiuti umanitari è entrato nella città siriana di Suweida.
Si tratta del secondo convoglio di aiuti inviato dalla Mezzaluna Rossa araba da quando sono scoppiati gli scontri tra le milizie druse e le tribù beduine sunnite sostenute dalle forze di sicurezza. Secondo i funzionari siriani, i camion di mercoledì contenevano 4.000 cesti alimentari, 66 tonnellate di farina, 10.000 bottiglie di acqua potabile e forniture mediche e umanitarie. Il primo convoglio di aiuti è entrato in città domenica. Il capo della Mezzaluna Rossa araba siriana ha affermato che la situazione a Suweida rimane grave, in particolare nell'ospedale principale, dove durante gli scontri si sono accumulati circa 300 cadaveri. La città era rimasta quasi completamente isolata dai rifornimenti durante le 2 settimane di combattimenti. Secondo le Nazioni Unite, gli scontri avvenuti a Suweida nelle ultime 2 settimane hanno causato centinaia di morti e oltre 130.000 sfollati. Più di 100 organizzazioni non governative hanno lanciato l'allarme sulla carestia a Gaza in una dichiarazione congiunta. Importanti ONG come Medici Senza Frontiere, Amnesty International e Oxfam hanno avvertito di aver assistito con i propri occhi alla morte dei propri colleghi e partner. Le organizzazioni chiedono ancora una volta il cessate il fuoco immediato, l'apertura di tutti i valichi di frontiera e il libero flusso degli aiuti umanitari. La dichiarazione arriva esattamente 2 mesi dopo il lancio della controversa Gaza Humanitarian Foundation sostenuta dagli Stati Uniti. L'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha affermato che da maggio più di 1.000 palestinesi che cercavano di accedere al cibo e agli aiuti a Gaza sono stati uccisi dalle forze israeliane, per lo più vicino ai siti di assistenza gestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation. Alla fine di questa settimana l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff si recherà in Europa per discutere una serie di questioni, tra cui Gaza e la spinta per un cessate il fuoco. Witkoff si recherà anche in Medio Oriente, dove spera di presentare un accordo di cessate il fuoco e l'istituzione di un corridoio umanitario. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato un nuovo accordo commerciale con il Giappone che imporrà dazi del 15% sulle importazioni dal Sol Levante, scongiurando così la minaccia di tariffe doganali del 25%. Il Giappone investirà 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti e aprirà la sua economia al riso e alle automobili americane. Il premier giapponese Ishiba ha detto che l'accordo porterà benefici a entrambi i paesi e che rafforzerà la cooperazione bilaterale. 私とトランプ大統領との間で今般の合意の実施に努めるとともに、経済のみならずあらゆる分野での日米関係をさらに発展をさせ、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けてさらに取り組んでまいります。 La coalizione di governo di Ishiba non ha ottenuto la maggioranza alle recenti elezioni, ma ha detto che resterà in carica per affrontare le trattative sui dazi. Diversi dettagli chiave dell'intesa rimangono tuttavia ignoti e non è ancora chiaro se le auto prodotte in Giappone continueranno a essere soggette a dazi del 25%. In Belgio la scorsa settimana i deputati hanno approvato la legge governativa che limita l'accesso al ricongiungimento familiare. Questo programma consente ai cittadini stranieri con un permesso di soggiorno legale di accogliere uno o più membri della famiglia. I requisiti per farlo diventano però sempre più stringenti. D'ora in poi i rifugiati avranno solo 6 mesi di tempo per presentare la domanda. I beneficiari di protezione sussidiaria dovranno aspettare 2 anni. È stato inoltre aumentato il reddito minimo richiesto per presentare l'istanza. If someone wants to bring over their partner and 2 kids, that person has to earn 2,700 net income per month, which is a huge amount, and I would say that the average employer in Belgium does not even earn that much. La ministra per l'asilo e per la migrazione difende queste misure perché ritiene che si debba ridurre il flusso migratorio in entrata. La nostra società, dice, non è più in grado di sopportare questo peso. Per le ONG queste nuove regole sono soprattutto un modo mascherato per rendere impossibile il ricongiungimento familiare. The consequences for refugees in Belgium will be a prolonged separation of their families, having an impact on their integration and inclusion in Belgian society. It is difficult to learn the language if you're preoccupied with your partner in Afghanistan, for example. And then for refugees in the countries of origin, whereas previously they could use this safe and legal pathway to come to Belgium, this is no longer available. So they will turn to human smugglers to come to Europe, to Belgium. Il caso del Belgio non è isolato.
La scorsa settimana anche il Portogallo ha adottato misure più severe per la concessione del ricongiungimento familiare. In Germania, il mese scorso i deputati hanno approvato la sospensione del regime di protezione sussidiaria per le persone che non hanno lo status di rifugiato. Infine, l'Austria ha sospeso il ricongiungimento familiare per un periodo di 6 mesi. Secondo gli ultimi dati Eurostat, solo il 26,6% dei romeni ha potuto permettersi una vacanza di una settimana lo scorso anno, sia nel proprio paese che all'estero. In Europa solo la Bulgaria si avvicina a questa cifra, mentre in Svezia, Lussemburgo, Paesi Bassi, oltre l'85% dei cittadini può permettersi una vacanza di una settimana all'anno. Il calo del numero di turisti è chiaramente visibile nella località di Mamaia, dove centinaia di lettini sono vuoti nel pieno della stagione. Expert să-ți dai seama, te uiți câte în casă anul trecut în aceea zi și te uiți cât în caseze anul ăsta în aceea zi și o scădere de vreo 30-35%. Il calo dei valori dei buoni vacanza sembra essere uno dei motivi della diminuzione delle vendite. Secondo le agenzie di viaggio, nel maggio dello scorso anno sono stati acquistati biglietti per 95 milioni di euro. Quest'anno i numeri sono drasticamente diminuiti, con la vendita di buoni per circa 9 milioni di euro. Rezervări mai mult de 2 zile, 3, pentru că turiștii sunt din ce în ce mai puțini. În unitatea noastră, o cameră cu mic dejun ajunge în luna iulie undeva la 350-400 de lei pe noapte cu mic dejun și șezlonguri incluse, iar pentru un pachet cu all inclusiv de la 700 la 850 de lei pe noapte cu all inclusiv, șezlonguri incluse pe plaje, băuturi all day. Gli hotel a 2-3 stelle sono i più colpiti da questo calo, poiché la maggior parte dei soggiorni viene pagata con buoni vacanza. Foarte scump, deci foarte scump față de alți ani. Ce s-a scumpit? Absolut tot, de la o sticlă de apă până la celebru pahar de bere. Și cât costă o zi la Mamaia fără cazare? Cu mesele și cu ce mai cheltuiți? Da, nu știu dacă am făcut o socoteală, ca să zic așa. Să zic undeva la 800-1000 de lei maxim, nu știu. 3 zile? Nu, o zi. Il mese scorso la maggior parte delle prenotazioni nei resort balneari è stata effettuata per i fine settimana e con offerte e promozioni last minute. Buonasera dal TG. A Rovigno, all'interno dell'ospedale specialistico Martin Horvat, è stato inaugurato il nuovo reparto di riabilitazione pediatrica. Una struttura moderna pensata per offrire assistenza specialistica a bambini con difficoltà nello sviluppo. È stato inaugurato a Rovigno il nuovo reparto di riabilitazione pediatrica dell'ospedale specialistico Martin Horvat. Un intervento strutturale e organizzativo che amplia l'offerta sanitaria del territorio con un focus particolare sull'età evolutiva. Il progetto, avviato nel 2020 su impulso di un gruppo di genitori, è oggi una realtà. Oltre 1400 metri quadri dedicati alla riabilitazione infantile, articolati su 3 livelli. Gli spazi comprendono ambulatori, palestre per fisioterapia, aree di degenza e locali dedicati all'accoglienza delle famiglie. Questo intervento è frutto di una collaborazione istituzionale tra regione, comuni e professionisti. Abbiamo scelto di investire su un modello che ascolta le competenze e risponde ai bisogni dei cittadini, ha detto il presidente della regione Boris Miletic.
Senza di voi, operatori sanitari che avete scelto una professione nobile, aiutare chi ne ha più bisogno, questo sarebbe solo un bel edificio e non una storia di successo. Sento grande soddisfazione e orgoglio per tutti voi sindaci e assessori del precedente mandato. Avete accolto la mia iniziativa per la realizzazione del reparto pediatrico a Rovigno. L'ex direttore dell'ospedale Marinko Rade era silenzioso ma determinato, forse modesto, ma sapeva esattamente a cosa serviva. Ho da sempre sostenuto che bisogna ascoltare i professionisti ed è quello che abbiamo fatto, permettendo ai nostri bambini e alle loro famiglie di non dover più recarsi in centri come Fiume o Zagabria. Questo è il messaggio più importante: la politica ascolta la professione e continueremo su questa strada. Quando c'è unità in Istria, il cielo è il solo limite. Questa è una storia di collaborazione, di persone che hanno scelto di fare qualcosa di buono per la propria comunità, qualcosa destinato a durare. Tutto è iniziato su carta, ma come accade per molte cose nella vita, nulla si realizza da soli. È stato un progetto condiviso, nato dalla combinazione di competenze, visione, ispirazione e, credetemi, una determinazione incrollabile. Il valore complessivo dell'investimento è pari a 5 milioni di euro. Il 61% dei fondi è stato garantito dalla Regione istriana, il resto dai comuni del territorio. Un progetto che intende garantire percorsi di riabilitazione completi e multidisciplinari a bambini e ragazzi fino ai 18 anni. Non si tratta soltanto di un nuovo reparto, ma di un approccio integrato alla cura dell'infanzia. È un segnale importante per tutto il sistema sanitario, ha detto la ministra della Salute Irena Hrstic. Non è consuetudine che una ministra inauguri un singolo reparto, ma ciò che questa struttura speciale offre, attraverso la sua attività ambulatoriale, è un approccio globale e multidisciplinare alla cura dei bambini con difficoltà nello sviluppo neurologico, dalla prima infanzia fino ai 18 anni. Questo progetto non è solo un reparto, ma rappresenta un intero approccio alla cura e riabilitazione. È anche un segnale positivo per la pediatria, spesso considerata un punto debole e potrebbe essere un buon punto di partenza. Complimenti sinceri alla direttrice e a tutto il personale. È evidente che lavorate con unità e passione. Continueremo volentieri a supportarvi. L'ospedale Martin Horvat, nato a fine Ottocento come centro marino terapeutico per bambini, conferma così la propria vocazione pediatrica. La direttrice della struttura, Barbara Perushko, ha ricordato l'importanza della collaborazione con l'associazione Hochu Mogu, che ha contribuito a portare all'attenzione pubblica i bisogni di molte famiglie. Questo progetto rappresenta un altro passo importante dopo l'apertura del reparto di chirurgia ambulatoriale verso le origini della struttura, fondata tra il 1886 e il 1888 come centro terapeutico per bambini. Il progetto è nato dalla crescente necessità di cure specialistiche per i bambini e dalla visione dell'allora direttore Marinko Rade, il quale, con l'appoggio dell'allora sindaco Marco Paliaga, ha proposto l'iniziativa al presidente Miletic. Tutti i rappresentanti municipali e comunali istriani l'hanno accolta e firmato una lettera di intenti, accettando senza riserve di finanziare un progetto dal valore superiore ai 4 milioni di euro. Con oltre 9.000 prestazioni pediatriche registrate nel 2024, l'ospedale si conferma punto di riferimento per la riabilitazione infantile in Istria. La nuova struttura contribuirà a ridurre gli spostamenti verso altri centri specialistici, offrendo servizi completi a livello locale. Il nuovo asilo nel quartiere Vines di Albona aprirà le porte a settembre. La nostra troupe è andata direttamente in cantiere per verificare a che punto sono i lavori. Si tratta di un progetto che rappresenta un importante passo avanti nel miglioramento dell'educazione prescolare nella zona di Albona. Il nuovo asilo è progettato come una struttura moderna conforme agli standard attuali e alle esigenze dei bambini. I lavori per la costruzione del nuovo asilo sono quasi terminati, rimangono da completare alcuni dettagli relativi alla sistemazione dell'area esterna con l'intenzione di effettuare parte della piantumazione di alberi, piante perenni e verdi in autunno, quando le condizioni climatiche saranno più favorevoli. L'investimento complessivo ammonta a circa 2.200.000 euro IVA inclusa ed è interamente finanziato dalla città di Albona. L'edificio è stato realizzato su una superficie fondiaria di 8.550 metri quadrati con una superficie lorda di 1.077 metri quadrati. È circondato da un'area verde con un parco giochi per bambini che si estende su oltre 6.000 metri quadrati.
La capacità dell'asilo è di 4 gruppi educativi con possibilità di ampliamento. Considerata l'ampiezza del lotto, esiste la possibilità di un ampliamento futuro qualora si presenti la necessità. Con questa struttura la città ottiene uno spazio moderno costruito secondo elevati standard pedagogici, dove i bambini avranno l'opportunità di sviluppare la loro creatività, fantasia e acquisire nuove conoscenze e abilità. L'edificio comprende inoltre locali di servizio, uffici per le educatrici, per la responsabile sanitaria e per la pedagogista, una sala polivalente e naturalmente una cucina distributiva. Le tempistiche dei lavori sono state influenzate dalle condizioni meteorologiche, causando uno slittamento della data di completamento originariamente prevista. Tuttavia tutti stanno facendo il massimo sforzo affinché la costruzione venga completata in tempo per portare a termine tutte le procedure, autorizzazioni e permessi necessari per l'apertura dell'asilo all'inizio dell'anno pedagogico, consentendo così ai bambini di iniziare a frequentarlo. Il parco giochi è dotato di 6 strutture ludiche, ovviamente con una pavimentazione anti-trauma. È presente anche un piccolo circuito sportivo che, credo, i bambini useranno per allenare le loro capacità di corsa. Inoltre nel progetto è inclusa anche la fornitura di attrezzature moderne e nuove per i gruppi educativi previsti. U sklopu projekta nabavljena je i suvremena i nova oprema i didaktika pripadajuća za odgojne skupine. La costruzione del nuovo asilo a Vines rappresenta una risposta al crescente bisogno di strutture prescolari ad Albona, creando al contempo opportunità per migliorare il quadro demografico della città. Notizie flash. Continuano gli appuntamenti estivi organizzati dalla comunità degli italiani di Rovigno. Questa sera, presso la platea estiva Vlado Benussi, si terrà lo spettacolo Solisti di ieri e di oggi. L'evento avrà inizio alle ore 21. Anche a Cittànova la serata si accende con la musica. Presso la sede della comunità degli italiani alle ore 21 si esibiranno Sergio Pavat e l'orchestra italiana. Una grande carriera artistica coronata da successi e tanta passione. La sua città lo ricorda sempre volentieri ed anche in occasione della sua ennesima mostra pittorica il pubblico non è mancato. La splendida cornice del nucleo storico albonese ha ospitato l'ultima personale dell'artista locale Vinko Shaina, dove a mescolarsi sono stati creatività e visione in seno ad un progetto intitolato La crosta terrestre. Madrina dell'esposizione la grande cantante lirica istriana Oriana Vosila. Cestice belle, tanki putići, pokek se vozići, pejaju i jedna mića uska rečica, pulke se dečica igraju. Una volta giunti ad Albona non è stato difficile capire perché tutte le strade portavano a questa mostra, oppure perché nell'area ci fosse tanto interesse per un'esposizione che meglio riflette la vocazione di quest'autore. Ed è stato subito chiaro perché il piccolo spazio sacrale che funge da galleria fosse troppo angusto per tutti coloro che hanno voluto vedere l'ultima mostra di Vinko Shaina. In quella che è la sua chiesetta, ribattezzata Galleria Alvona, dal vecchio nome della località che lo ha sempre tanto ispirato e che in tale occasione ha ispirato anche i suoi concittadini. Ogni progetto in questo luogo ha un duplice valore. Il primo è quello che potremmo definire sacro, siamo comunque in una cappella, in una chiesetta. Il secondo valore è quello dato dalla famiglia Shaina che gestisce questo luogo da ben 32 anni. Entriamo nella bella chiesetta dall'area antica mentre l'autore ci omaggia con il suo benvenuto, quello che titola La crosta terrestre,
È un insieme di rappresentazioni particolari, dalla simbologia unica e volta all'introspezione. Queste raffigurazioni sono soprattutto dei paesaggi durante la cui realizzazione è stato fatto un importante passo avanti. Il famoso critico letterario Mladen Lucic ha definito queste creazioni come un'evoluzione di tanti paesaggi di Vinko Šajina, una sorta di elegia pittorica in cui l'autore lavora sul dettaglio. A rendere grande questa inaugurazione anche il poeta e saggista polese Boris Domagoj Biletic. Ricordo il mare prima della mia nascita, ha detto, la passione e il coinvolgimento si fanno a lungo compagnia. L'allusione ai paesaggi dell'autore è più che chiara come il mare della Liburnia istriana. A fare gli onori di casa a questo importante avvenimento soprattutto la signora Šajina, Alice, inseparabile compagna di tante iniziative dell'autore. E poi c'erano i tanti amici e un pubblico che in tali occasioni non ha mai voluto mancare. Andiamo un po' da loro. Molto interessante, con una riduzione dai colori, e questa è una novità perché noi conosciamo Vinko che sempre i colori sono stati forti, cielo blu, terra arancione, gialla, rossa, eccetera. Però sono rimasta un po' stupita, mancano i colori, invece Vinko era sempre colorato. E guardate questa mostra, andando da dall'uno dall'altro quadro, ho visto che sapeva cosa faceva, perché parla di terra, parla della nostra terra natia, della nostra Istria, anche se un pochino è collegata con Normandia. I colori forse in tale occasione mancano un po', ma non mancano certo presso il suo atelier. Queste opere, visitabili fino a data da destinarsi, parlano della terra e della sua passione. E il suo pubblico lo sa. Inoltre, a partire dal 1971, Vinko Šajina si è presentato in oltre 50 rassegne personali alle quali si aggiungono ben 200 esposizioni collettive. La sua è una poetica che parla di uomini e arte, ma è soprattutto la rappresentazione dell'amore per la sua terra e la sua gente. La sua gente questo lo sa molto bene. Grazie Vinko per questa bellissima mostra, per il tuo nuovo paesaggio, per il tuo nuovo ciclo. Il centro interpretativo della Casa del Pescatore di Santa Marina ad Abrega, voluto fermamente dal Comune e da tutti i suoi paesani, al fine di valorizzare la memoria e la tradizione basata sull'economia peschereccia, compie un anno e sta giustificando appieno una felice idea molto ben radicata nel territorio. Un centro interpretativo, un museo situato nella Valle di Santa Marina, dunque vicinissimo al mare, al porticciolo, tra i pescherecci. Un centro nato per offrire un'esperienza unica legata al mare, alla cultura della pesca e del consumo del pesce, usandone anche propositi educativi, interattivi e divertenti, per un'esperienza certamente indimenticabile a tutti i visitatori che certamente riconoscono quel valore aggiunto che Torre Abrega hanno realizzato nel migliore dei modi con questo loro centro, e lo condivide anche il professor Gaetano Bencic, che ha curato l'ambizioso progetto sin dall'inizio. Il museo della tradizione marittima e della pesca tradizionale a Santa Marina sta facendo un ottimo lavoro, perché nei mesi di primavera e ora durante l'estate si sono svolte e si svolgeranno dei laboratori
per i bambini delle scuole, laboratori che stanno avendo molto successo perché ci sono iscrizioni in continuazione, arrivano bambini dalle scuole dell'Istria che, accompagnati dalla nostra curatrice Isabella Raunic-Keglevich, stanno imparando come era la vita dei nostri pescatori, perché il museo è un museo multimediale e ha una spiccata volontà didattica di lavoro con i bambini, con i più piccoli, rafforzato anche dall'esperienza di Isabella, e quindi questo segmento è stato veramente sviluppato in questi mesi passati. In più si sta facendo l'aggiornamento dei contenuti, che non è ancora terminato, ma abbiamo fatto delle innovazioni per quanto riguarda gli strumenti tecnologici che, come sapete, devono essere continuamente aggiornati, e quindi i visitatori avranno ancora più facilità nel comprendere alcuni reperti, alcune cose che sono nel museo, perché si sta lavorando su un catalogo generale di tutti gli oggetti e stanno arrivando sempre nuovi attrezzi da pesca che vengono donati, abbiamo nuove cartoline, abbiamo nuove fotografie, abbiamo molti attrezzi che all'apertura non c'erano, e dunque stiamo aggiornando e arricchendo il nostro fondo con l'intento, come era stato detto fin dall'inizio, che il museo diventi una casa per raccontare la tradizione della pesca e anche in qualche modo tenerla viva. Ed è tutto dal TG, grazie dell'attenzione e buona serata. Pace e bene, cari amici e amiche, ci ritroviamo insieme per la preghiera di mezzogiorno. Lascio un istante di silenzio in cui portiamo il silenzio dentro di noi per prepararci alla preghiera. Facciamo insieme il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Glorioso e potente Signore, che alterni i ritmi del tempo, irradi di luce il mattino e accendi di fuochi il meriggio. Tu placa le tristi contese, estingui la fiamma dell'ira, infondi vigore alle membra, ai cuori concedi la pace. Sia gloria al Padre ed al Figlio, sia onore al Santo Spirito, all'unico e trino Signore sia lode nei secoli eterni. Amen. Preghiamo l'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo di Dio si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invocazione allo Spirito Santo. Vieni, o Spirito, Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi 7 doni, suscita in noi la parola, sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite con il balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen. Preghiamo. Esaudisci, o Dio instancabile amore, i desideri della tua Chiesa in preghiera. Proteggila, confortala adesso con i doni della tua provvidenza e preparale in cielo il tesoro dell'eternità beata. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ti auguro un buon pomeriggio e un buon proseguimento della tua giornata. Il Signore ti custodisca nella pace. Ciao ciao e abbi cura di te. Pace a questa casa e ai suoi abitanti. Prepariamoci a ricevere la benedizione per le vostre case e per tutti voi. Carissimi amici e amiche, io sono Fra Stefano e siamo ormai diventati una grande e bellissima famiglia. Voi tutti i giorni o quasi mi lasciate entrare nelle vostre case per la preghiera quotidiana e per l'ascolto del Vangelo. Mi piacerebbe davvero molto potervi incontrare di persona, ma evidentemente non è possibile. Ci incontriamo allora attraverso il nostro canale di YouTube. Quindi disponiamoci a ricevere la benedizione per le vostre famiglie, per le vostre intenzioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Con questa benedizione è Gesù stesso che entra nelle vostre case e vi porta la sua gioia e la sua pace. La lettura della parola di Dio e la preghiera della Chiesa sono un segno particolare della sua presenza in mezzo a noi. La grazia dello Spirito Santo disponga i nostri cuori ad accogliere il Signore Gesù che viene a parlarci e a rianimare la nostra fede. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in qualunque casa entriate,
prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrate in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi. Curate i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi, Cristo è risorto e ci riempie della gioia pasquale. Animati dal suo Spirito Santo rivolgiamo la nostra preghiera a Lui, che il Padre ha costituito principio e fondamento della nostra fede e nell'amore. Preghiamo insieme, ripetiamo: resta con noi, Signore. Resta con noi, Signore. Signore Gesù Cristo, che dopo la risurrezione ti sei manifestato ai discepoli e li hai allietati con il dono della pace, fa che questa famiglia, aderendo a te con tutto il cuore, gusti la gioia della tua presenza. Resta con noi, Signore. Tu che dall'umiliazione della croce sei giunto alla gioia della risurrezione, fa che tra le prove quotidiane i membri di questa famiglia si uniscano sempre più nel vincolo dell'amore. Resta con noi, Signore. Tu che sedendo a tavola con i discepoli ti sei fatto riconoscere nell'atto di spezzare il pane, fa che questa famiglia, partecipando alla celebrazione dell'Eucaristia, rafforzi la sua fede e renda testimonianza del suo amore. Resta con noi, Signore. Tu che hai riempito con la potenza dello Spirito Santo la casa in cui erano riuniti i discepoli con Maria tua madre, manda il tuo Spirito anche su questa casa, su questa famiglia, perché si arricchisca nella pace e nella gioia pasquale. Resta con noi, Signore. E ora preghiamo con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E adesso è arrivato il momento della preghiera di benedizione per la casa. Preghiamo. Assisti e benedici, Signore, i tuoi figli che vivono in questa casa. Fa che quando sono fra le sue mura trovino in te il loro rifugio. Quando escono, il loro compagno. Quando rientrano, il loro ospite ed amico. E al termine dei loro giorni siano accolti nella dimora che tu stesso prepari nella casa del Padre. A Lui sia gloria nei secoli dei secoli. E per intercessione di Santa Maria e di San Giuseppe, la benedizione di Dio Onnipotente scenda su questa casa e su quanti vi abitano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace di Cristo regni nei nostri cuori e la sua parola dimori abbondantemente in noi, perché qualunque cosa facciamo, in parole e in opere, possiamo compierla nel nome del Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Vi ringrazio per avermi accolto nella vostra casa, ma soprattutto perché avete voluto accogliere la benedizione di Dio per voi
e per gli ambienti in cui vivete. Vi saluto e vi abbraccio fraternamente. Ciao ciao e abbi cura di te. Move your body, na Sparugadi. Ah. Move your body, move your body. Move your body. La primavera se arriva e il prassega colora, tutti andemmo in cerca della più bella sparuga. Se mi son date qua, ti va di là, tanto oramai c'è quasi tutto ingrumato. Quanto mi costa questa frittaia, senza spalletta e poca panzetta, se devo pagare anche la tassa, io viso tutto quel che ne lascia. Finalmente sono andato col bastone me goiutà, ma la deracca in del bosco la mega bloccata. Ieri 4 sparusine, qualche bruscio qua e là, un madrasso che fisciava e mi son scampato. Quanto mi costa questa frittaia, senza spalletta e poca panzetta, se devo pagare anche la tassa, io viso tutto quel che ne lascia. Un bel mazzetto con ingrumà, verso casa sono andato e mi fermo un tipo e mi domanda lo sopra. Che domando costi vol, lui mi dice a bioi, sempre più amara se sta mia sparuga. Quanto mi costa questa frittaia, senza spalletta e poca panzetta, se devo pagare anche la tassa, io viso tutto quel che ne lascia. Quanto mi costa questa frittaia, senza spalletta e poca panzetta, se devo pagare anche la tassa, io viso tutto quel che ne lascia. Quando canto queste canzoni qua, mi viene in mente i nostri vecchi, cui veniva so del sicuro, delle osterie del Papa e del Gezzan, vero? Che passava a braccetto so per Siana, e oggi cantiamo noi queste, femo insomma a scuola, il circolo italiano, poi la nostra e così via.
Come ho soprannominato questo viaggio? Earth, Wind, Fire. Negli episodi precedenti abbiamo visto il vento di Trieste e il fuoco della guerra. Rimane la terra. Bene, appena la strada si allontana dalla costa, incontriamo anche questo elemento. Ma lo spettacolo non è dei più belli. Il panorama infatti è dominato dalla centrale a carbone di Plomin, caratteristica per il suo camino, che con i suoi 340 metri è il quinto più alto d'Europa. Attualmente la centrale brucia carbone proveniente dalla Colombia, ma in passato era utilizzata materia prima istriana. L'Istria infatti possiede diverse miniere di carbone bauxite che sono state fortemente sfruttate nell'arco del Novecento. Sei interessato alle miniere? Guarda le puntate del mio primo viaggio nelle miniere del Belgio! Tornando alle miniere istriane, andiamo al simbolo di questo sfruttamento, Albona. La città di Albona, in croato Labin, è un grazioso paese posto in cima ad una collina ed è considerata la perla dell'Istria orientale. Albona si può considerare una sorta di Bergamo dell'Istria. Come vi è una Bergamo alta e una Bergamo bassa, ai piedi della collina di Albona è sorta una seconda città, Piedalbona. Cosa c'entra dunque Albona con le miniere? Il tutto nacque sotto Tito, ma in questo caso parliamo dell'imperatore romano, che nel I secolo d.C. avviò l'attività estrattiva di carbone nell'area di Albona. L'estrazione fu sempre un motore dell'economia della zona, ma durante gli anni 20 e 30 del Novecento lo sfruttamento del sottosuolo si fece talmente ingente che il fascismo dovette fare interventi per supportare la produzione. Fu quindi costruita una torre di estrazione e fu progettata una vera e propria città per i minatori, cioè Piedalbona. Questa città, chiamata inizialmente Pozzo Littorio d'Arsia, fu inaugurata il 28 ottobre 1942, nel ventennale della marcia su Roma, e fu l'ultima città inaugurata dal fascismo. Il nome non faceva riferimento però alla vicina Albona, ma ad Arsia. Questo perché la città di Arsia, a solo 5 km da Albona, era stata la prima città mineraria costruita dal fascismo nel 1939. Arsia fu anche il tragico scenario del più grave incidente minerario per morti italiane, superiore anche alla famosa Marcinelle. Il 28 febbraio 1940 morirono 200 minatori italiani, ma la stampa fascista non diffuse la notizia. Tornando a Piedalbona, con il dopoguerra le uniche variazioni che la città subì furono il cambio del nome, in quello attuale, e la posizione dei simboli di Tito e del comunismo in cima alla torre mineraria. Per il resto la produzione proseguì fino agli anni 90, quando si iniziarono a vedere gli effetti di questa attività estrattiva. Albona stava letteralmente sprofondando, in quanto la miniera stava scavando dentro la collina e stava togliendo la terra ai suoi piedi. Oggi Albona si è rilanciata grazie al turismo, mentre le miniere di Piedalbona sono diventate un museo sotterraneo. A pochi chilometri da Albona si trova la foiba di Vines. La foiba fu teatro delle prime uccisioni di italiani da parte di Tito nel 1943, nel periodo successivo all'8 settembre. Come abbiamo visto nel secondo episodio, a seguito dell'armistizio, i partigiani titini presero il controllo dell'Istria e trucidarono parte della popolazione italiana. Il 13 settembre, a Pisino, il Comitato di Liberazione della Jugoslavia dichiarò l'annessione dell'Istria alla Jugoslavia. L'annessione e le uccisioni durarono per qualche settimana, fino alla conquista dell'area da parte dei nazisti, i quali portarono ulteriori massacri. Lasciata Albona, ci dirigiamo proprio a Pisino, che dal 1991 è il capoluogo della regione dell'Istria. La città oggettivamente non è un granché.
a partire dalla piazza abbastanza anonima dedicata ai martiri della causa croata. Il vero fulcro è leggermente fuori dal centro ed è il castello che si affaccia sulla foiba di Pisino. Il termine foiba, come denominazione degli inghiottitoi carsici, nasce proprio da qui, in quanto foiba è il nome del fiume che si inabissa nelle caverne carsiche di Pisino. La celebrità di questa foiba non si deve fortunatamente alle tragiche uccisioni di Tito, in quanto a Pisino le uccisioni avvennero in un altro punto, ma al fatto che fu l'ambientazione del romanzo Matthias Sandorf di Jules Verne. Il protagonista infatti sfugge dal castello gettandosi nel fiume per scappare dalle guardie. Si narra che anche per Viaggio al centro della Terra lo scrittore si sia ispirato a questo inghiottitoio. Per questo motivo ogni anno a Pisino si tiene una manifestazione dedicata a Verne. Ma la cultura a Pisino non si limita a Verne. L'altro fulcro è il convento dei Francescani. Questo convento, infatti, si spese fortemente per l'alfabetizzazione dell'Istria centrale, grazie all'uso del glagolitico. Ma cos'è il glagolitico? Il glagolitico è il più antico alfabeto slavo conosciuto. Fu fondato dai santi Cirillo e Metodio nel IX secolo in Bulgaria e fu successivamente portato in Croazia. Papa Innocenzo IV legittimò l'uso dell'alfabeto per la Chiesa croata. Da un misto di greco e glagolitico nacque poi il più famoso alfabeto cirillico. Oggi una strada di 7 km da Rozzo a Colmo è stata dedicata a questo alfabeto, con 7 sculture moderne lungo il percorso. Abbiamo provato a percorrerla e a vedere le sculture nonostante il buio, e queste sono quelle 3 che siamo riusciti a vedere. Quando poi abbiamo scambiato questo quadro elettrico per un monumento, abbiamo desistito dal cercare le altre. Arriviamo quindi a Colmo, in croato, che sebbene sia considerata con i suoi 30 abitanti la città più piccola al mondo, è una piccola perla con iscrizioni in glagolitico all'entrata. Ormai è notte ed è il momento di andare a riposare. Sì, perché bisogna essere pronti, perché domani l'Istria ha promesso di mostrarci altre bellezze.
Ker sem pregledal en avto in otrok je ležal na zadnjem sedežu. In jaz sem malo pogledal noter in sem videl po tleh ene par zrn tiste surove kave, ne pražene. In sem vprašal onega šoferja, kaj pa tista kava dol po tleh? A tisti otrok sa sedeža pravi, kaj to ni nič, da viš koliko je v sedežu. Venivo qua a vedere, vedevo queste locomotive che avevano la stella rossa, le scritte in cirillico, qualche volta anche la faccia a martello, e questo mi dava l'idea di un mondo completamente diverso dal nostro. Vedere come viveva la gente, vedere come si viveva nel mondo comunista. Questa era la grande attrazione per me. Quando nel 1947 si faceva il confine, si divideva praticamente questo territorio che era da secoli praticamente unito e la gente viveva insieme, no? Qua. Nei primi anni, da 1947 fino a 1955, la frontiera la potevano oltrepassare solo la gente che aveva, per esempio, i campi in Jugoslavia, se erano italiani o se erano jugoslavi in Italia, no? E questa prima gente sono stati anche i primi contrabbandieri. Da Italia in Jugoslavia portavano proprio le cose che erano necessarie, ma veramente necessarie, no? Diciamo caffè, pepe, riso. C'era gente qua, amici di famiglia, avevano bisogno di tutto, anche le sigarette, le medicine, perché non avevano niente, non c'era un negozio qua in tutta la zona. Negli anni 70 e così via diventava proprio uno sport nazionale, no? Questo contrabbando, no? Che praticamente si contrabbandava tutto. No? Najbolj lepe stvari smo dobili iz Italije, kakšno obleko, kakšen plašč, igrače. Spomnim se, botrca je za veliko noč prinesla ta čokoladna jajca. Od vedno se ukvarjam s knjigami, torej da jih berem, sem pa tudi poučevala in jih tudi prenašala skrivaj v Jugoslavijo. Kaj sem prenašala? Prepovedano literaturo, torej glavnem literaturo iz Argentine, torej iz teh Slovencev, ki so živeli v Argentini, ta politična imigracija iz Argentine, pa tudi iz Severne Amerike, iz Kanade. C'erano prodotti dell'India, dell'Egitto e comunque prodotti dell'est europeo. Per esempio i dischi di musica classica, venivo a prenderli qua, dischi della Germania orientale e dell'Ungheria, costavano pochissimo. C'è stato un periodo, soprattutto negli anni 70, che la città, soprattutto nei fine settimana, era invasa dagli sloveni. Era la ricchezza di Gorizia. Contadino contrabbandava solo per sopravvivere. Allora portavano quello che non c'era. Quella volta Italia non poteva fare la grappa, la maggior parte era la grappa, litri e litri. Questo tema del contrabbando è nella memoria comune, quindi sicuramente questa mostra ha contribuito a questo che si parla di più. Questo certamente, però è una cosa che era già molto presente. No? Noi al museo volevamo proprio far vedere che questa memoria non è solo una, sono tante memorie. Danes, ko poslušamo, se ljudje imajo dosti povedati, se dosti posmejejo, kaj so se prepeljali čez. Sam sem pa videl zelo tudi take stvari hude, ko so ljudje jokali, prosili na kolenih, da bi jih spustili, jim ne vzeli dokumentov in podobno. Ne? Mlada sem bila in ko sem prišla na blok, zmerno sem rekla, kaj imate, hlačke, modrce ali kaj takega. Pa smo se smejali in smo rekli, dede, kar beži naprej, vse v redu. Meni se zdi, da ni bilo stvari, da se ni švercalo. In mislim, da carinari v selih niso bili toliko, da so pustili. Jaz si mislim, da je bilo tako.